Ci sono serate che più di altre sanno raccontare il cuore pulsante della Stardom, non perché presentino main event leggendari o colpi di scena imprevedibili, ma perché riescono a catturare l'essenza di ciò che questa compagnia rappresenta: la passione, il sacrificio, l'equilibrio perfetto tra caos e bellezza. La Hurricane Hall, ancora una volta, è stata teatro di una notte che ha lasciato segni, promesse e domande. Una serata che ha intrecciato rivalità, ambizioni e sogni, accendendo la mice in vista di Crimson Nightmare, ormai sempre più vicino. Minna-san, konnichiwa! Io sono Kirito e anche oggi sono qua dinanzi a voi per portarvi un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Sì, perché il pubblico della Hurricane Hall era caldo, rumoroso, pronto a vivere ogni istante, e noi con loro. E non poteva essere altrimenti, in effetti, perché il primo grande momento della serata è arrivato già con un 12 Women Tag Team Match che aveva in sé tutto ciò che serve per scatenare il delirio. Da un lato l'intero esercito di Hate, Sayaka Mitani, Momo Watanabe, Konabi, Fukiden Dead, Rina e Azusa Inaba, e dall'altro le luminose e determinate Neo Genesis, rappresentate da Starlight Kid, Azumi e Miyu Hamasaki, che per una notte soltanto hanno stretto un'alleanza strategica con Gozai, rappresentate da Ina, Tomoki Inaba e Kyoka Kotatsu. 12 donne, due ideali opposti: il caos contro la speranza, l'arroganza contro la determinazione. Fin dai primi secondi del match si è capito che l'atmosfera sarebbe stata tesa, non solo per l'eterna rivalità tra bene e male, ma soprattutto per il sottile filo di tensione che correva tra le stesse file di Hate, dove Sayaka Mitani e Momo Watanabe sembravano due belve chiuse nella stessa gabbia. I loro sguardi si sono incrociati più volte e ogni volta è parso un preludio a qualcosa di inevitabile. La Kamitani con il suo atteggiamento glaciale e dominante, e Momo con la sua rabbia repressa e il desiderio di rivalsa hanno finito per entrare in collisione già durante il match, colpendosi accidentalmente, o forse no, e scatenando una rissa interna che ha fatto esplodere il pubblico. Nonostante la confusione, però, Hate ha trovato il modo di imporsi, come sempre, grazie alla propria brutalità organizzata e a quel pizzico di scorrettezza che non guasta mai. Varie distrazioni dell'arbitro hanno permesso a Konami di neutralizzare SLK colpendola con la white belt in più di un'occasione, portandosi a casa il match. Poco dopo Saya ha preso il microfono e ha annunciato ciò che nessuno si aspettava: se Momo ha così tanta rabbia da sfogare, allora lo faremo a modo nostro. Il 1 novembre sarà Hate contro Hate, una sfida interna a eliminazione senza schieramenti ancora annunciati. Nessuno sa chi combatterà al fianco di Momo né chi sosterrà Saya. Tutto ciò che è certo è che l'unità di Hate è sul filo del rasoio e questa tensione esploderà soltanto pochi giorni prima dello scontro titolato di Crimson Nightmare, dove Phoenix Queen difenderà sia il World of Stardom Championship che lo Strong Women's Title. Dopo questo match esplosivo, la Hurricane Hall ha assistito a un altro momento significativo che ha scaldato il cuore degli appassionati di wrestling puro: Sari e Miku Kanai contro Saori Anou e Yuna Mitsumori. 4 lottatrici con stili diversi ma con lo stesso fuoco negli occhi. Sari, da quando è tornata in Giappone, con la sua aura regale e la sua forza indomabile, sta guidando la giovane Kanai come una maestra guida la propria allieva prediletta.
Dall'altra parte Saori Anou, sempre impeccabile nel suo stile tecnico, e Yuna Mizumori, caotica e imprevedibile come sempre. Hanno provato a contrastare la coppia con un mix di velocità e imprevedibilità. Il match è stato un piccolo gioiello tecnico, ma nonostante la sua grinta, Yuna ha dovuto soccombere all'esperienza straripante di Sari, che ha chiuso il match con la sua patentata finisher, regalando così la vittoria a se stessa e alla giovane Miku Kanai. Dopo la vittoria, Miku Kanai ha preso il microfono lanciando un annuncio che ha immediatamente acceso il pubblico. Lei e Sari parteciperanno alla prossima Goddess of Stardom Tag League, il torneo che scatterà il 7 novembre. E con questo annuncio la prima coppia ufficiale del torneo è stata svelata, accendendo l'attesa per un evento che promette scintille. Dopo questa parentesi emozionante, la Kurakeno ha accolto una delle protagoniste più amate della Stardom attuale, Mei Seira, campionessa high speed, pronta a difendere il titolo contro Waka Tsukiyama. Due nomi che rappresentano mondi diversi. Da una parte la rapidità perfetta, la precisione chirurgica e l'eleganza di Mei Seira, che da più di 450 giorni regna incontrastata nella categoria high speed. Dall'altra il cuore, la passione e la costanza di Waka Tsukiyama, che ha trovato in questa sfida l'occasione per dimostrare di meritare il rispetto del pubblico e del roster. Prima però di continuare il nostro viaggio, se siete arrivati fin qui, significa che molto probabilmente amate il mio lavoro, o magari siete semplicemente dei fan della Stardom che in questo canale hanno trovato il proprio habitat ideale. Qualunque sia il motivo che aveva portato qua, se vi va comunque di sostenere ciò che faccio, allora potete farlo tramite il link PayPal che trovate qua sotto in descrizione. Ogni donazione, anche la più piccola, è sempre ben accetta e aiuta me, ma soprattutto il mio progetto a crescere sempre di più. Grazie di cuore. Ma andiamo avanti perché, fin dall'inizio il divario tecnico tra le due è apparso evidente. Mei Seira ha dominato il ritmo, controllando ogni scambio con la sua solita miscela di agilità e intelligenza. Le sue movenze ricordano una danza, ma una danza letale, dove ogni passo è calcolato per annullare l'avversaria. Waka ci ha messo il cuore, come sempre, riuscendo anche a strappare qualche reazione al pubblico grazie alla sua tenacia, ma ogni suo tentativo veniva presto neutralizzato dall'esperienza e dalla superiorità di Mei. La differenza tra loro non è solo nello stile, ma nel linguaggio del ring stesso. L'high speed richiede istinto, velocità, la velocità mentale e una comprensione dei tempi che pochi possiedono, e Waka, pur migliorata molto negli ultimi anni, ha dimostrato ancora di non essere perfettamente a suo agio in questo ambiente. Come già avevo previsto nella mia preview, Waka non appartiene davvero alla categoria high speed, e questo match ne è stata la prova. Dopo una serie di scambi mozzafiato, Mei ha chiuso la contesa con la sua solita eleganza. Il suo checkmate improvviso, veloce, perfetto. 3 secondi, vittoria e ottava difesa portata a casa. Il pubblico ha applaudito con rispetto, riconoscendo a Waka il merito di averci provato fino alla fine, ma l'attenzione era tutta per Mei, che ha scritto un altro capitolo nel suo regno leggendario. Con questa vittoria, infatti, Mei Seira porta il suo regno a più di 450 giorni, consolidandosi come una delle campionesse high speed più dominanti di sempre. E proprio quando sembrava che tutto fosse finito, Mei Seira ha preso il microfono e con un sorriso sicuro ha annunciato la prossima sfida. A Crimson Nightmare, l'attuale high speed champion metterà il suo titolo in palio contro Hazuki.
Una sfida dal profumo di storia, perché Hazuki è una veterana della Stardom, una delle più rispettate, e il suo stile aggressivo potrebbe rappresentare finalmente una minaccia credibile per Mei Seira. Un annuncio che ha scatenato i cori del pubblico e che ha aggiunto ulteriore hype a un evento già imperdibile. La serata però non era ancora finita. Il main event ha visto protagonista 4 donne che incarnano perfettamente la brutalità e la passione del Joshi moderno. Natsuko Tora e Ruaka, le BMI Nissen, difendono i Goddess of Stardom Titles contro Rina Yamashita e Izuki Aoki. 2 team agli antipodi. Da un lato la potenza distruttiva e la malizia calcolata di Hate, dall'altro la follia e la ferocia indomita di 2 outsider pronti a tutto. Il match è stato una guerra nel senso puro del termine. Nessuna delle 4 si è risparmiata. Aoki e Yamashita hanno combattuto come se non ci fosse un domani, colpendo duro, rischiando tutto, mettendo il corpo e l'anima in ogni scambio. A tratti sembrava che potessero davvero ribaltare le gerarchie, specialmente quando Izuki ha messo a segno una devastante frog splash che ha fatto sobbalzare l'arena. Ma le campionesse non si sono lasciate piegare. BMI Nissen hanno mostrato ancora una volta perché dominano la divisione. Una combinazione perfetta tra forza e strategia storica. Ogni volta che le cose sembravano sfuggire di mano, Tora trovava un modo per ribaltare la situazione, e quando la disperazione si è fatta sentire è arrivato il marchio di fabbrica, il mist di Natsuko, questa volta spruzzato in pieno volto a Izuki Aoki, accecata e incapace di reagire. Da lì la leader di Hate ha chiuso i giochi con la sua Swanton Bomb, mantenendo i titoli e confermando ancora una volta la supremazia della sua unit. La loro vittoria non è stata solo un'altra difesa titolata, no, è stato un messaggio chiaro. Hate domina la Stardom su tutti i fronti. Sayaka Mitani in cima come doppia campionessa, Tora Ruaka come regine della divisione tag, Konami e Rina e Fukiden Dead come trio, e Momo Watanabe come vincitrice del 5-Star Grand Prix 2025. E ora, con la Goddess of Stardom Tag League alle porte il 7 novembre, la domanda è una sola: chi potrà davvero fermarle? La serata si è chiusa con Tora e Ruaka che hanno alzato i titoli al cielo, il pubblico diviso tra fischi e applausi e un messaggio ben chiaro: Hate è il potere e chiunque voglia cambiare lo status quo dovrà prima passare attraverso di loro. La Korakuen Hall, come sempre, ha visto nascere nuove storie e consolidarsi leggende. Una notte che ha preparato perfettamente il terreno per Crimson Nightmare, dove si decideranno destini, alleanze e forse il futuro stesso della Stardom. Bye bye!